Buongiorno a tutti. Qua siamo in aeroporto, come vedete situazione piovosa. Questa la levo perché anche se è un vlog, tutto è naturale, tutto spontaneo, ma queste piantine mi urtano il sistema nervoso, quindi chiunque di voi verrà in lounge dopo di me e non troverà la piantina sul tavolo, la troverà per terra, è colpa mia. Raga, mi mancava un po' questa atmosfera mattutina, non lo svegliarmi presto la mattina perché ormai sono addestratissimo, però non ero più abituato all'idea di prendere e partire, non ero più dentro questo mood, anche un po' la tensione del lavoro che riparte, l'emozione, andare comunque a fare qualcosa che ti piace, che ami, ma che comunque sei stato distante per tanto tempo, quindi ripartire non è totalmente così scontato per me, come ovviamente non lo è per nessuno, no? C'è sempre un po' di tensione, che è anche una cosa bella. E ovviamente quest'anno ci saranno tutta una serie di sfide nuove, perché è la prima stagione lavorativa che io affronto da padre, che non è scontato. Ci sono ritmi differenti, impegni differenti, responsabilità differenti, paure differenti, quindi tutta una serie di argomenti che in caso potremmo anche affrontare nel canale. Nel caso vi interessino, fatemele sapere qua sotto nei commenti, perché chiaramente è diverso affrontare e approcciarsi al lavoro da genitori e con un punto di vista ovviamente una testa più piena, anche un cuore più pieno devo dire, ma la testa è più piena. E ripartiamo da Parigi, che per me è la seconda città più bella del mondo, la prima è Roma. Attenzione, sto parlando di città, quindi senza le persone, vuote, le città vuote. Roma è Roma, e poi secondo me c'è Parigi in termini di bellezza. Mi piace l'arte di Parigi, mi piacciono le vibe di Parigi, mi piace Parigi. Io andrei a vivere a Parigi domani. E perché non vivo a Parigi? Perché la vita mi ha portato da un'altra parte, ma comunque Parigi è la città dove sono stato sia in visita sia al lavoro più volte nel mondo. Ovviamente stiamo escludendo località italiane, e anche Berlino, dove vivo da 10 anni ormai. È ufficiale, si riparte. Questo che vedete, nonostante sia qui, è il mio aereo, ma è in ritardo di un'ora. Non ho mai capito come cazzo fanno a essere in ritardo di un'ora se stanno qui, però è la vita. Allora, eccoci qua. Questa è la stanza iniziale, veramente non male, super carina. Qua questa luminosità enorme viene dal bagno, bellissima doccia, lavandino top, schermo, scusate, specchio digitale, ce l'ho anche io a casa, ma questi sono perfetti per fare praticamente le impronte dappertutto. Penso che si possa anche, esatto, si cambia anche colore per i libidinosi del LED. Poi torniamo a noi, caminetto, che carino il caminettino così, telecomando per accenderlo, vabbè, macchina del caffè, assolutamente, cuscinetta, e qua abbiamo, se non erro, la camera, esatto, super televisore che non userò, magari per YouTube, sì, youtubiamo quando siamo stanchi, micro scrivania, e qua niente, è il resto della stanza. Devo dire che, raga, un appartamento così a Parigi, fidatevi, è veramente tanta roba, sono contentissimo, ci starò bene, e adesso spargo la mia roba ovunque e poi iniziamo con gli impegni della giornata. Poi queste cose ovviamente c'è chi le capisce. Prima di addentrarci nelle questioni parigine, ho appena fatto una cosa che non so se sono contento o scontento di averla fatta. Per la prima volta ho rifiutato un cliente per quello che questo cliente ha condiviso sul proprio profilo, e ci devo riflettere un attimo su questa cosa, ora vi spiego. Sostanzialmente esibiva nel proprio feed, c'era lei col fucile classico americano, con il fucile da sniper, quindi da cecchino gigante, e poi c'era lei che scuoiava animali, era lei sopra un capriolo morto, vantandosene, e
e non me la sono sentita. È la prima volta in assoluto che rifiuto un cliente per quello che pubblica. Non l'ho mai fatto per ragioni politiche, non avrebbe senso farlo, però è come se ci fosse un aspetto qui più profondo a livello della morale che mi ha dato fastidio. In qualche modo è un giorno storico. Mi sa che dovremmo farci una chiacchierata su questo aspetto, Fly me out to Paris. Fly me out to Paris, bad bitch. I just want the money I can manage. Bust me down, I want a ring with the carats. They know I'm the one, that's why they staring. Oggi mille veramente mille impegni. Se riesco vi porto con me nei meeting che sto andando a fare adesso, di cui uno è da Bulgari e l'altro è al Four Seasons. Ve lo racconto un attimo. Il Bulgari è qua dietro di me, non so se riuscite a vederlo, poi ve lo faccio vedere, e dalla parte di là, ok, c'è il Four Seasons. Questo è chiamato il Triangolo d'Oro di Parigi, così vi do anche qualche informazione di questo tipo. E lui è chiamato la Perla di Parigi. Nome veramente interessante, che però ovviamente parla di quanto esclusivo sia questo posto. Ora io qua ho un meeting e vi porto dentro per quel che posso, ovviamente, poi fin dove non posso ci vediamo dopo. Allora raga, non è che mi posso mettere a fare più di tanto qua perché devo comunque mantenere un certo tipo di contegno, però vi faccio un attimo vedere com'è la situazione, vi faccio vedere anche cosa ho ordinato e vi riprendo questo discorso che avevo fatto in un vlog che non so ancora se è uscito, ovvero quando sono andato a fare l'incontro da Patek Philippe. Una delle cose su cui insisto parecchio quando faccio workshop, quando parlo comunque a colleghi che vorrebbero in qualche modo entrare all'interno di quello che è il settore della clientela che servo, ovvero clienti di fascia alta che frequentano ambienti esclusivi e che ovviamente cercano anche un certo tipo di servizi esclusivi, è che se voi questi servizi non li avete mai sperimentati proprio voi in prima persona, poi non sarete in grado di riproporre a loro quel tipo di attenzione, quel tipo di atteggiamento, quel tipo di sensazione che loro sono invece abituati a vivere in determinati contesti. Questo non vuol dire che voi dovete andare a dormire in hotel a 2, 3, 4, 5, 10 mila euro a notte, ok? Perché magari ovviamente non ve lo potete permettere, però significa iniziare a mettere un piede all'interno di un determinato contesto, perché questo vi aiuterà poi a realizzare come le persone vengono trattate all'interno di determinati contesti. Per esempio lo potete fare andando a prendervi un caffè in un albergo esclusivo. Ora io non vi dico da Bulgari, dove comunque un caffè in questo modo, come quello che vi ho fatto vedere, costa 12 euro e non è neanche tantissimo se ci pensate, o al Four Seasons, ma potete andare magari una volta da Gucci, potete fissare un incontro in Versace, potete andare in Patek, potete andare dove vi pare in un contesto che vi piace e vedere poi come le persone che lavorano all'interno di quel contesto vi trattano, si rivolgono a voi, qual è il livello di cura, qual è il livello di attenzione, perché io questo lo dico sempre quando mi viene detto da alcuni colleghi: no, i miei clienti hanno un trattamento con i guanti bianchi. Ecco, se voi vi riferite al contesto del lusso, per una persona che vive in un contesto di lusso, avere un trattamento con i guanti bianchi non è niente di eccezionale, è la base, ed essendo la base ovviamente c'è bisogno di qualcosa di più, c'è bisogno di qualcosa di più rotondo, di più avvolgente, di più immersivo per loro. Quindi sperimentare in prima persona è sempre la cosa migliore per poi poter riproporre all'altri sapendo quello di cui voi state parlando, perché c'è una grande differenza fra aver sentito dire e aver sperimentato personalmente qualcosa. Ora io raga però mi metto al lavoro, mi godo il mio caffè e mi faccio il mio meeting non appena inizierà, perché ormai siamo quasi arrivati al momento in cui mi devo incontrare. Qua ho finito, cambiamo area perché adesso devo andare a 100 metri da qua, ovvero al Four Seasons, che ho un appuntamento fra un'oretta.
Fortunatamente al Four Seasons non sono riuscito a fare nessun tipo di video, ma l'importante tanto è che abbiate capito il concetto, così chi di voi ha voglia di applicare le stesse cose nel proprio lavoro, se fate il mio stesso lavoro lo potete fare, così magari vi viene un'idea nuova per fare delle robe, e se non fate il mio stesso lavoro ovviamente così per curiosità. Quanto sono belli questi baretti parigini, cioè veramente mi fanno impazzire, sono bellissimi. È anche il momento giusto per fare un attimo 2 chiacchiere su quella cosa che è successa oggi, ovvero del servizio che ho deciso di non fare. Ora ci potrei fare un video a parte, secondo me ce lo farò, però mi interessava dare un piccolo di contesto perché ne ho parlato nelle mie storie oggi, ma ne voglio parlare anche qui perché comunque l'ho accennata questa cosa e quindi penso che sia giusto in qualche modo andare un attimino un pochino più in profondità. Ho detto di no a questo servizio perché, e io solitamente è una cosa che non faccio, non giudico mai nessun tipo di cliente per le idee politiche, per cosa pensa della vita, se fa o non fa qualcosa che non mi piace, cioè nel senso io non è che sono lì per giudicare, io sono lì per fotografare un evento, no? E di conseguenza non è che sta a me fare determinate considerazioni, e soprattutto, come dico sempre, un fotografo non conosce la morale, che detta così sembra una frase enorme, ma in realtà quello che sto cercando di dire è che un fotografo può andare a fotografare, che ne so, un serial killer come un contesto di guerra, ma il fatto che stia documentando delle cose non significa che implicitamente le condivida, no? Quindi in questo senso intendo che non conosce la morale e quindi non ci dovrebbero essere problemi. Quando però sono andata a vedere il profilo Instagram di questa cliente, perché questa cliente l'ha specificato nella mail che ha mandato a studio, ci sono rimasto basito, perché è una di quelle americane che condivide questi post dove ha questi fucili, tipo fucili di precisione da cecchino per sparare a chilometri di distanza, e poi ha le foto con gli animali morti dove lei mette il piede sopra accanto al cervo di turno, all'animale selvaggio di turno, e onestamente per me è stato disgustoso, e immaginarmi le mie fotografie dentro quel profilo, cioè non ce l'ho fatta proprio, non ce l'ho proprio fatta, è stata una roba che ho detto no, cazzo no. Sul piano personale mi sento sereno, sul piano professionale non so che pensare, perché è una cosa che non mi è mai successa, in qualche modo il dover giudicare qualcuno in base a quello che condivide sui social media. Però penso che sia un tema questo su cui in qualche modo bisognerebbe un attimo interrogarci. Non è che davanti ai soldi uno dice che si fa tutto, no? Certo, fotografi le persone magari che sono straricche, che fanno cose opinabili, però quelle ti vanno bene. Siamo d'accordo, non è che io voglio fare un discorso di natura moralistica in questo senso, né lo voglio intavolare, né voglio fare quello che non ha peccati sulla coscienza, no? Sto dicendo questo. E ovviamente non è un discorso per il fatto che io non mangio carne e lei uccide gli animali, non c'entra niente, è stata proprio una cosa di ma perché io dovrei finire nel profilo di questa persona? Non è veramente la persona giusta per me, non ho nulla da condividere con questa persona a nessun tipo di livello, e mi sono anche chiesto come fosse possibile che una persona di questo tipo potesse trovare in qualche modo interessanti le fotografie che faccio. Quindi sicuramente questo è un discorso che merita un approfondimento e penso che ce lo farò. Voi però fatemi sapere qua sotto nei commenti che ne pensate, se avreste fatto la stessa cosa o se invece semplicemente ve ne sareste fregati e avreste fatto il servizio fotografico. Buongiorno, oggi si scatta e quindi facciamo un brevissimo giro di quello che c'è nello zaino. Partiamo dalle cinture, ovviamente le mie barbershop di cui sono ero ambassador perché la barbershop si è trasformata in altre 2 aziende di cui adesso non parliamo, A93 e A74. Perché non ho portato 2 A9? Semplice, perché la 74 mi serve per fare dei video, e questa macchina, tipo ieri che sono per esempio andato in giro per Parigi a fare i miei meeting, poi l'ho usata per fare dei video che mi serviranno per il mio nuovo sito internet.
Uscirà anche il mio nuovo sito internet, sì, grazie a Nova, ovviamente, Nova Templates, che è l'azienda che si sta prendendo cura di sviluppare il mio nuovo sito. Lo vedrete quando riuscirò a mettere insieme tutti i pezzi. Immancabile il mio 50 1.2 G Master e ovviamente anche il 35 1.4 G Master. Ora, c'è anche lui. Non so se vi ricordate, ma tempo fa ci ho fatto tipo, penso, una storia o roba del genere. È un piccolissimo flash portatile dal look vintage che mi fa voglia di provare in questa sessione di ritratto. Per farvi capire la dimensione vi faccio vedere su un battery pack. Questo è un battery pack da iPhone, è praticamente grande, uguale. Considerate la mia mano, quindi è veramente portatile, è piccolissimo, ha dei comandi di base, quindi raga, se siete dei flashettari, questo non è ovviamente il flash per voi, e mi perdoneranno anche gli amici super pro di Profoto che mi vedono con questo in mano e probabilmente non dormiranno la notte, però lasciatemi giocare un po'. Dai raga, basta cazzate, si parte. Una delle cose che mi piace di più prima di andare a scattare è quella proprio di prendermi, quando posso ovviamente, un momento per me, per raccogliermi, per pulire un attimino la mente, per togliere un po' tutto quello che è il caos, i miei problemi, anche tutto quello che c'è intorno, e entrare un pochino nel flusso. E ovviamente nel flusso poi ci entri quando inizia a scattare, però per me un po' immergermi nelle sensazioni che in qualche modo sto andando ad affrontare mi piace. Ovviamente mi riguarda all'interno del cellulare la moodboard, che è la stessa cosa che poi in teoria fa il mio cliente, e questo mi aiuta ovviamente a sincronizzarmi con quello che è il contesto che in qualche modo andiamo a creare insieme. È uno di quegli esercizi che è più difficile a dirsi che a farsi, e niente, tutto qua. Ora mi godo il mio tempo e poi scattiamo. Fly me out to Paris. Fly me out to Paris, bad bitch. I just want the money I can manage. Bust me down, I want a ring with the carrots. They know I'm the one, that's why they staring. Fly me out to London on some dumb shit. I don't Can you want your come man closer? unless he know to put his thumb in. Apple bottom jeans looking dumb. They just told the DJ run it back, I ain't no one hit. Bonjour. Orange juice, large coffee, and Baguette. baguette. Okay. And maybe later I will get the croissant as well. E buongiorno anche a voi raga, stamattina siamo qua, ci mettiamo a fare un po' di computer work, solita aranciatina, caffeone e poi arriverà la baguette. Ma non distraiamoci e backuppiamo. Se volete sapere come faccio i backup, come gestisco la parte dell'archiviazione dei miei servizi quando sono in viaggio, c'è un video che ho già fatto dove vi spiego esattamente tutto il processo e che sono sicuro servirà anche a voi, perché il backup raga non lo voglio fare il nonno brontolone, ok, ma è una cosa veramente tanto importante. Peraltro non so se è ancora uscito quel vlog lì, ma questo Mac è esploso perché si è rotta la logic board e quindi ho perso anche tutti i dati dentro, poi vi racconterò la storia. Raga, sistemato tutto, è tempo di andare. Ciao appartamentino, ciao.